Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo episodio di Latest News from Japan sul nostro canale How Raise Your Eyes. Prima di cominciare ovviamente vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche e seguirci sui nostri social media. Ragazzi, oggi ho un sacco di news da raccontarvi, quindi mettetevi comodi, mi sa che questo video sarà interminabile, ma cominciamo subito. Vi ricordate i problemi che ci sono tra Giappone e Corea del Sud? Bene, sì, li sapete. Ogni anno, verso dicembre, si tiene un meeting annuale in cui i due presidenti dei due paesi si incontrano e discutono di quello che è stato l'anno che sta per ultimarsi. Quest'anno, ragazzi, questo meeting non sa da fare. Il problema è sorto quando un legislatore sudcoreano ha fatto una battuta o comunque un'osservazione abbastanza infelice e controversa riguardo il nuovo imperatore Naruhito. Quindi ragazzi, il meeting annuale è saltato. Però c'è anche da dire che il 16 dicembre il ministro Shinzo Abe e il presidente della Corea del Sud Moon si incontreranno per un meeting che riguarda l'import e l'export tra i due paesi. Come sapete, anche lì problemi a gogo ce ne sono stati tantissimi. Speriamo che si possa risolvere la cosa, anche perché devo dire che la situazione non sta affatto migliorando, nonostante il rapporto Gisomia, come vi raccontavo, sembra proseguire. C'è sempre un chi va là. Rimaniamo in tema di famiglia reale perché l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako hanno tenuto aperto al pubblico la strada Inni, che si trova presso il palazzo imperiale dell'imperatore. Il motivo? Perché in autunno, come ben sapete, c'è il foliage, quindi questa gradazione di colori stupendi, e proprio su quella stradina ci sono un sacco di momiji stupendi che durante l'autunno diventano di un rosso fuoco. Per cui l'imperatore e l'imperatrice hanno deciso di tenere aperta quella strada fino all'8 dicembre, quindi fino a domani. Se siete a Tokyo e se siete dei turisti, andate a dare un'occhiata, anche perché è una bellissima esperienza. Concludo parlando della famiglia reale dicendo che la principessa Aiko è diventata maggiorenne perché ha compiuto durante questa settimana i suoi 18 anni. Nonostante questo sta anche per concludere il suo ultimo anno di liceo, quindi congratulazioni principessa Aiko e ovviamente buon compleanno. Continuo a parlare dei rapporti internazionali che il Giappone ha con altri paesi del mondo perché questa settimana Shinzo Abe e Donald Trump si sono incontrati per firmare il nuovo contratto di import e export tra i due paesi. Infatti a partire dall'anno prossimo gli Stati Uniti avranno la possibilità di avere un taglio sulle tariffe per quanto riguarda le imprese agricole e l'importazione di beni industriali in Giappone. Fatemi sapere nei commenti qui sotto la vostra opinione, come sempre. Torno ad essere triste perché nelle scorse ore è arrivata una notizia alquanto tragica. Non so se lo sapete, ma Tetsuo Nakamura è uno dei dottori giapponesi più famosi che si è recato in Afghanistan con il solo scopo di poter essere d'aiuto per tutti i feriti durante i vari bombardamenti, sparatori, eccetera, eccetera. Ebbene, 2 giorni fa Tetsuo Nakamura è stato ritrovato morto a causa di una sparatoria che si pensa essere stata premeditata. Non solo lui è morto, ma anche altre 5 persone che si trovavano nella stessa zona in quel momento. Voglio ringraziare il professor Tetsuo Nakamura perché è stato veramente fondamentale, ha aiutato tantissime persone, quindi grazie infinite per tutto quello che hai fatto e che avresti continuato a fare se la tua vita non fosse terminata qui. Nakamura-san, hontoni arigatou gozaimashita. Ragazzi, ormai mi conoscete, potevo fare un video di Latest News from Japan senza parlare delle Olimpiadi? Ovviamente no. Se vi ricordate, settimana scorsa vi parlavo del fatto che lo stadio olimpico si è ultimato, concluso. Non so se fosse il video scorso o quello ancora precedente, ma comunque sia, vi ho dato questa notizia. Ma oggi sono qui per darvi i dettagli di quello che è lo stadio olimpico e preparatevi perché ne avremo di cose da dire. Comincio subito col dirvi che il tutto è costato ben 252 miliardi di yen, insomma spicciolini, roba da niente. Al suo interno ci sono ben 60.000 posti a sedere, lo stadio sarà dotato di scale mobili, ascensori con tanto di scrittura braille all'interno, una postazione all'interno dello stadio dedicata interamente alle persone disabili con tanto di 500 posti a sedere, di modo che anche loro possano divertirsi guardando i giochi olimpici. Ci saranno dei bagni adibiti sempre per le persone disabili, quindi devo dire una grandissima attenzione riguardo a questa cosa che è fondamentale, quindi avere cura delle persone disabili. Devo dire che il Giappone è uno dei paesi più all'avanguardia del mondo per quanto riguarda questo argomento. Ci saranno un sacco di wifi spots, infatti più di 30.000 persone
persone potranno connettersi allo stesso momento con una velocità di wifi incredibile, una cosa mai vista prima d'ora. Parliamo dei sedili che avranno tutti un colore diverso e che rispecchierà i 5 colori della Terra, che sono anche i 5 colori che rappresentano i 5 continenti che rappresenteranno le Olimpiadi. Ma non è finito qui, perché qualora ci fosse una splendida giornata di sole, ebbene questi posti a sedere comincerebbero a riflettere i vari colori, diventando quasi un mosaico visto dall'alto. Creazione fantastica. Ultima cosa che ho da riferirvi riguardo allo Stadio Olimpico è il quinto piano, che una volta finite le Olimpiadi sarà aperto al pubblico anche come vista panoramica, e quindi non solo dare uno sguardo alla città, ma concentrarsi anche sui sakura, quindi i ciliegi in fiore, o i momiji autunnali. Bellissima iniziativa anche questa, quindi non sono soldi spesi per niente, per fortuna. Lo Stadio Olimpico, vi ricordo che si trova vicino alla stazione metro Toei di Kokuritsu-kyogijo, che passa sulla Oedo Line, che è una delle linee più importanti nel centro città, quindi non resta che andare a vederlo questo stadio. Io sicuramente le Olimpiadi le guardo dalla televisione, ma tutti coloro che avranno la fortuna di partecipare direttamente alle Olimpiadi, beh, buon divertimento. Le news sulle Olimpiadi non sono finite, perché torno, ragazzi, come sempre a parlarvi della maratona. Sapete tutti che è stata spostata a Sapporo ufficialmente dall'IOC, ma ora vi do delle informazioni importanti, perché primo fra tutti i biglietti che sono stati comprati per le varie maratone a Tokyo e che ora non verranno utilizzati proprio perché la maratona è stata spostata a Sapporo, bene, tutti i biglietti verranno rimborsati, quindi le persone che hanno comprato i biglietti riceveranno i soldi indietro. Per quanto riguarda le due maratone, quella femminile e quella maschile, devo annunciarvi che la maratona maschile si terrà il 9 agosto alle 7 della mattina, mentre la maratona femminile si terrà l'8 agosto, quindi un giorno prima, sempre alle 7 della mattina. E voi direte: perché alle 7 della mattina, soprattutto il 9 agosto? Beh, perché come vi dicevo nei video precedenti, gli atleti poi, una volta finita la maratona, devono prendere l'aereo, spostarsi a Tokyo nuovamente per la premiazione e anche per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi stesse, quindi assolutamente devono farla in anticipo. Un'altra cosa da dire riguarda il triathlon, che si terrà ovviamente a Tokyo, quello non è stato spostato per fortuna. Ebbene, la sua partenza è stata anticipata di un'ora, quindi doveva cominciare alle 7:30 della mattina, comincerà alle 6:30 della mattina. Il motivo, come sempre, il grande caldo. Voi vi chiederete quanto è stato speso per queste Olimpiadi, perché si è parlato di tantissimi soldi. Ho la risposta anche a questo, perché in tutto, ragazzi, sono stati spesi bene un trilione di yen, 7 volte tanto la cifra iniziale. Ecco, volevo dirvi solo questo, tanto per rassicurarvi sul fatto che non è stato speso proprio un granché, pochi spiccioli insomma. Vi ricordate il castello Shuri di Okinawa, che è stato incendiato a causa di un cortocircuito quasi più di un mese fa? Ebbene, voglio darvi velocemente un'ottima notizia: è che le donazioni che sono state fatte attraverso quel sito che vi avevo messo qui sotto è arrivato all'ammontare di ben 1.200.000.000 di yen. Fantastico, grazie a tutti quelli che hanno donato e grazie a tutti quelli che continuano a donare soldi, di modo che questo castello possa essere ricostruito il prima possibile. Vi ricordo, sarà e dovrà essere ultimato entro il 2022, quindi insomma manca pochissimo, devo dire. Voglio dedicarmi alla medicina, perché adesso sto per darvi due news sensazionali made in Japan. Parliamo del morbo di Parkinson. Un team di un'università qui in Giappone sta provando un nuovo metodo per la cura del Parkinson. Questo team sta provando delle onde ultrasoniche a cui il paziente sarebbe sottoposto in caso di cura, e per il momento sembrano avere effetto. Logicamente questa cura non ha validità al 100%, ma questo team sta dando del suo meglio per poter cercare una cura alternativa che possa essere in grado di poter quantomeno alleviare o decelerare la rapidità del morbo sul paziente. Ma ora voglio darvi un'altra notizia, perché parliamo adesso di cancro. Un dottore giapponese sta provando una cura a qualsiasi tipo di cancro, anche quelli più potenti, attraverso un macchinario che è chiamato CyberKnife.
Questa metodologia è riuscita a sconfiggere cancri molto estesi. Infatti il dottore stesso ne ha parlato durante un'intervista ufficiale presso la NHK, che è la TV nazionale giapponese, in cui ha riferito che è riuscito a curare il cancro di una donna che aveva sul collo un tumore di grandezza 6 cm. In cosa consiste il cyberknife? Innanzitutto sono onde cibernetiche che non hanno alcun riscontro doloroso sul paziente e non ha alcun effetto collaterale, quindi è indolore, ma soprattutto non ci sono effetti collaterali dopo l'utilizzo di questo macchinario, ed è una cosa fantastica. Più di 1000 pazienti sono stati sottoposti a questo nuovo macchinario e altrettanti sono sottoposti da questa settimana fino a tutto l'anno prossimo, di modo da vedere se questo macchinario può avere veramente validità 100%. Qualora fosse così, ragazzi, il cancro avrebbe vita breve e sarei veramente felicissima per qualsiasi paziente che possa avere la possibilità di non provare dolore, ma di sconfiggere anche il cancro in modo sereno e senza alcun tipo di problemi. Questo dottore sta continuando a sperimentare e a incrementare le capacità di questa macchina, quindi anno dopo anno sta diventando sempre più innovativa, tecnologica, ma dona anche dei risultati positivi. Quindi devo dire è una cosa fantastica. Siete alla guida ed usate un telefono cellulare? Attenzione, prima di tutto non dovreste farlo perché è una cosa sbagliatissima da fare. Ma seconda cosa, sono entrate in vigore delle nuove multe per chi guida e nello stesso tempo usa un cellulare. Se avete un mezzo pesante, mettiamola così, un'automobile anche abbastanza grande di cilindrata, potreste arrivare a pagare una multa di 25.000 yen se solo veniste beccati con il cellulare mentre state guidando. Stessa cosa ma con una multa inferiore se avete una macchina di dimensioni standard, in quel caso dovreste pagare 18.000 yen. Se avete invece una moto di grande cilindrata andreste a pagare ben 15.000 yen. Per invece i motorini siamo a 12.000 yen. Se vi beccano a fare lo stesso errore, in quel caso ci sono due soluzioni: o paghereste una multa da 100.000 yen, che equivale quasi a 1.000 euro, oppure passereste 6 mesi del vostro tempo in carcere. Siete alla guida? Lasciate il vostro cellulare sul sedile o nella vostra borsa, credo che quello possa aspettare. Però dovete guidare con prudenza perché ci sono delle cose che possono cambiarvi la vita, che sono irreparabili e non solo ve la cambiano la vita, ma ve la distruggono anche. Siate più responsabili, per favore. Ora invece voglio parlarvi di un altro tema che sta facendo infuriare un sacco di persone qui in Giappone. Sto parlando dei casinò. Dovete sapere che un'azienda americana ha deciso di promuovere dei casinò in tutto il mondo, anche in Giappone. Molte città giapponesi hanno già aderito a questo progetto. Questi casinò vorrebbero aprire anche in Hokkaido, soprattutto a Sapporo. È stato fatto una petizione di ben 20.000 firme in cui si dice no al casinò e sembrerebbe che Hokkaido abbia dato ragione ai suoi cittadini, abbia detto assolutamente qui non aprite alcun casinò. Il motivo per cui non vorrebbero aprirlo è perché stonerebbe con il paesaggio circostante, quindi Hokkaido, come ben sapete o come avete visto dai nostri video, non è la classica metropoli o non è la classica zona dove ci sono delle città con grattacieli e quant'altro. È una zona del Giappone prettamente rurale, ricca di posti naturali fantastici, e quindi metterci un casinò, anche se fosse a Sapporo, portate pazienza, ma io non riesco ad immaginare Sapporo che ha un casinò. Non ce lo vedo proprio per niente, anche se io sono totalmente in disaccordo con qualsiasi tipo di gambling, quindi con qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, insomma cose che possono rovinare famiglie intere, lo sottoscrivo. Quindi personalmente sono contenta che non riescano ad aprire alcun casinò lì. Spero che anche Tokyo rinsavisca e capisca che non è il caso. A voi piacciono i casinò? Scrivetelo nei commenti qui sotto, ditemi la vostra opinione, anche se siete in disaccordo con quanto ho detto, va benissimo uguale. L'importante è che mi dite la vostra. Parlo adesso di cosmesi. Beh, come vedete, da come potete notare, e io non mi trucco, ma non parlo di cosmesi per donne, ragazze mie, parlo di cosmesi per uomini, perché anche il Giappone si sta modernizzando sotto questo punto di vista. Infatti, tantissime aziende di produzione di cosmesi
cosmesi come la Shiseido hanno deciso di dedicare una linea per uomini. Ma ve ne dico un'altra, la Fujifilm, che è un'azienda che produce fotocamere o comunque videocamere, anche loro hanno deciso di aprire un settore di cosmesi principalmente dedicato agli uomini. Il motivo? Perché anche l'uomo deve sentirsi a suo agio, soprattutto sul posto di lavoro. Ok. Io immagino già, no, tutti gli impiegati di ufficio in un'azienda giapponese che invece che stare lì a smanettare tutto il tempo si mettono a guardare l'un l'altro e dire: ah, ma tu che foundation hai usato? Ma tu invece che concealer hai usato? Non oso immaginare, guardate. Ta-tan! Il 2019 sta per concludersi e il Giappone, come ogni anno, stila la lista dei nomi più usati dati ai figli nel 2019. Ebbene, io ho i due nomi vincitori, uno per i maschi e uno per le femmine. Cominciamo dalle femmine in questo caso. E devo dire che il nome più usato è Rin. Voi direte, hanno guardato tutti Naruto? Ma non lo so, però Rin è molto molto famoso quest'anno in Giappone come nome femminile. Ditemi se vi piace lasciando un commento qui sotto. Ma parliamo dei maschi adesso, perché i maschietti hanno un nome favorito per il 2019 ed è Ren. Voi direte, hanno guardato tutte Nana quest'anno? Non lo so. Rin e Ren sono i nomi favoriti di questo 2019 in Giappone. Parliamo ragazzi di sport, perché anche oggi ho da darvi due notizie molto molto importanti. Cominciamo subito a parlare di Hikaru Mori, che è la vincitrice della finale di trampolino individuale femminile. Congratulazioni, perché io personalmente amo molto la ginnastica artistica, questo tipo di cose, quindi non vedo l'ora, ragazzi, delle Olimpiadi. Scusate se tiro in ballo le Olimpiadi ancora una volta, ma non vedo l'ora di guardare le Olimpiadi anche e soprattutto per questo tipo di categorie sportive. Congratulazioni Hikaru, sei stata bravissima. Eccezionale. Ma parliamo di un altro campione, Kento Momota, perché lui ha vinto invece il campionato nazionale di badminton. Complimenti anche a Kento per questo grandissimo traguardo e speriamo che lui possa continuare anche a livello internazionale, quindi a campionati mondiali, eccetera, eccetera. Ma prima di passare al mondo dell'anime, che ragazzi è una lista infinita questa volta, preparatevi, vi voglio dare una notizia sulla tecnologia, perché in questa settimana, parlo in modo specifico del 4 dicembre 2019, si sono festeggiati i 25 anni della PlayStation. Voi dovete capire che la PlayStation è stato uno spartiacque tecnologico assurdo e finora ha venduto più di 450 milioni di pezzi in tutto il mondo. Tanto che è stato consegnato al presidente della Sony il Guinness World Record come la console più venduta di sempre. Wow, PlayStation, grazie mille, che ancora oggi ricordo tutti i momenti belli vissuti con la famiglia, con gli amici, mentre si giocava, eccetera, eccetera. Qual è il vostro gioco PlayStation preferito? Il mio è Silent Hill. Fantastico, un gioco che consiglio tuttora di giocare per tutti coloro che hanno ancora la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3. Tra l'altro l'anno prossimo uscirà la PlayStation 5, che già dicono che sarà super tecnologica e quant'altro. Io vi farò sapere l'anno prossimo, perché sarò ancora qui, quindi rimanete con me e parleremo di tutte le novità. Intanto PlayStation, grazie di tutto e congratulazioni per questi 25 anni intramontabili. Ma ora parliamo di anime, manga e quant'altro. Comincio subito con una notizia triste, che così ce la leviamo e poi parliamo di tutte cose positive. Makio Inoue, 80 anni, è morto. Per chi non lo conoscesse, era la voce ufficiale giapponese di Goemon, che in Italia diciamo Gemon, per quanto riguarda Lupin, e Capitan Harlock in tantissime serie anime. Grazie mille Inoue-san per tutti i bellissimi ricordi e grazie per aver dato voce a due personaggi fantastici che rimarranno sempre nella storia dell'animazione. Inoue-san, arigatou gozaimashita. Ma ora togliamo la tristezza dai nostri cuori e parliamo solamente di cose positive. Se vi ricordate, Matsumoto Leiji si era sentito male in Italia presso Torino durante un firmacopie per i 40 anni di Capitan Harlock. Ebbene, Matsumoto-san è tornato in Giappone e alla domanda "Sensei, come sta adesso?" lui stesso ha risposto "sto molto bene". Quindi il peggio è passato. Grande Sensei che ce l'hai fatta, siamo tutti contentissimi e continua così. Ora voglio parlarvi del Cultural Honor Award, il premio che il governo ha deciso di dare a due simboli
dell'animazione e manga giapponesi al primo anno Reiwa, che è il primo anno della nuova era giapponese. Li conoscete tutti, perché adesso che vi dico i nomi direte ah sì, ovviamente. Uno è il famigerato, importantissimo su questo canale perché ne parlo ogni settimana, lui è Tomino Yoshiyuki e l'altra è Takahashi Rumiko. Sono stati dati questi due premi a loro e io dico congratulazioni. Ora voglio parlarvi di Deretani. Adesso voi direte questa è impazzita, e no, non sono impazzita, voglio parlarvi di sederi perché come sapete o forse non sapete, qui in Giappone è famosissimo il sedere detective, chiamato il butt detective, ovvero Oshiri Tantei. Non so se sapete di cosa stiamo parlando innanzitutto di una collana di libri dedicata a un sedere. Ecco, ve lo metto qua nelle foto che così potete capire di cosa sto parlando, che è diventata anche una serie anime che sta andando avanti su NHK, credo, sì, su NHK, e che continua ad avere un successo enorme tra i bambini giapponesi. Voi non potete capire. Andate in libreria e trovate sederi ovunque, scusate se lo dico, ma comunque è la verità. Ebbene, Oshiri Tantei diventerà un musical. Voi dovete immaginarvi i genitori che portano a vedere i bambini a teatro un musical sul sedere. Non ho parole. Comunque questo musical comincerà a partire dall'aprile dell'anno prossimo. Bambini, se volete vedere sederi all'aria e quant'altro, andate a vedere il musical di Oshiri Tantei. Io spero per l'attore che non si soffochi, perché adesso vi metto un'altra foto. Io spero veramente che l'attore non soffochi. Continuo a parlare di teatro connesso con gli anime perché, come sapete, adesso in Giappone sono molto famosi questi live stage. Quindi voi andate a teatro, vedete uno spettacolo che deriva da un'opera manga o comunque da un anime. Ne abbiamo sentite di ogni, One Piece, Naruto, Demon Slayer, ma adesso è la volta anche di My Hero Academia. Ebbene sì, ci sarà un live stage chiamato My Hero Academia Honmono no Hero, che vuol dire il vero eroe, e potrete assistere a questo spettacolo a partire da marzo fino ad aprile 2020 sia a Tokyo che a Osaka. Se vi piace My Hero Academia e se vi capita di venire in Giappone durante quel periodo, e beh, andate a vedere questo spettacolo perché sicuramente ne varrà la pena. Altre tantissime notizie anime e parto subitissimo con il nuovo film di Detective Conan che sta per uscire e ho anche la data, ragazzi, è uscito anche il trailer 2 giorni fa, andate a vederlo su YouTube o dove volete. Ebbene, il nuovo film di Conan che si chiamerà Hiro no Dangan uscirà il 17 marzo 2020. Oh ragazzi, devo dire che il 2020 è un anno pazzesco perché tornano tutti, finiscono tutti, apro parentesi, Shingeki no Kyojin, ma devo dire che è un anno pieno di anime, manga, cose fantastiche. Prepariamoci perché l'anno prossimo noi con questo canale faremo il botto. Speriamo, però comunque vi terremo aggiornati su tutto, quindi preparatevi, eh. Ma le belle notizie non sono finite qui perché vi parlo adesso di un side story, di un anime che qui è famosissimo, non so se nel vostro paese lo è, scrivetemi nei commenti, ma comunque sto parlando di Madoka Magica. Qui è famosissimo e tra pochissimo comincia questo side story. La data è il 4 gennaio 2020. Siamo prossimi, 3 settimane e ci siamo, 3-4 settimane. Ragazzi, devo dire che questo 2020 ci farà sognare. Ah, pensavate che le notizie brutte fossero finite? Scusate, vi ho mentito. No, non volevo farlo di proposito, ma devo darvi una brutta notizia. Il presidente di una delle case di produzione più famose qui in Giappone, la Gainax, che è anche la casa produttrice di Evangelion, Tomohiro Maki, a 50 anni, qualche giorno fa è stato arrestato perché deteneva delle foto intime, diciamo così, di nudo, di alcune ragazzine alle quali lui aveva promesso in cambio di poter diventare delle voice actress, quindi queste voci, doppiaggio anime. Tomohiro, ma che mi stai combinando? Cioè, adesso che la Gainax sta per avere questo lancio dell'ultimo film di Evangelion, ma io voglio dire, alla tua età, ma fai qualcos'altro, fai qualcosa di più produttivo, ma che ti salta in mente? Finisco però questo video con una buonissima notizia, perché qualche giorno fa ci sono stati gli Yahoo Japan Search Awards e sono un po' quei premi che vengono dati al migliore ricercato su internet o la migliore ricercata su internet. In questo caso parliamo di anime e manga e ora vi do tutte le notizie.
Per esempio, l'anime più cercato di quest'anno è stato Demon Slayer. Congratulazioni e grazie mille del supporto per quanto riguarda i reaction videos. Per quanto riguarda il film più ricercato su Yahoo Japan, il vincitore è Weathering with You, quindi Tenki no Ko. Per quanto riguarda il creatore o l'autore più ricercato su Yahoo Japan, il vincitore è Eiichiro Oda con One Piece. Congratulazioni, logicamente. Ultimo ma non meno importante, il doppiatore più ricercato su Yahoo Japan è Yuki Kaiji, il doppiatore, come tutti sapete, di Eren Shingeki no Kyojin. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi ringrazio del supporto come sempre. Vi mando un bacio, iscrivetevi al canale e seguiteci sui nostri social media. Ciao ragazzi e alla prossima!